Soffri di alito cattivo? Le hai provate tutte ma non riesci a risolvere questo problema? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, e la puntata di oggi sarà incentrata sull'igiene orale. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! L'alito cattivo è un problema spiacevole che può creare non pochi disagi. Spesso può essere conveniente mangiare una caramella, ma il problema è solamente rimandato. Bisognerebbe indagare sulla causa del problema, che spesso è legato a problemi di alimentazione. L'alito cattivo però si può manifestare anche se non mangiamo cibi particolarmente inclini a scatenare la litosi. In questo caso diventa un vero disturbo, le cui cause possono essere svariate. Fra queste ci sono la scarsa igiene orale. Ovviamente, se non ci si lava i denti o se non si passa il filo interdentale dopo i pasti, i resti degli alimenti che rimangono nella bocca diventano a loro volta cibo per i batteri che si trovano nella cavità orale. Questi batteri emettono zolfo come prodotto di scarto della loro digestione. Inoltre causano carie e disturbi gengivali che peggiorano il quadro della nostra bocca. La seconda causa sono carie e placca. Seconda problematica legata all'alito cattivo sono appunto carie e placca che, come abbiamo appena visto, possono essere generate da una scarsa igiene orale. Esse però sono anche causate da una errata alimentazione. La terza causa è la malnutrizione. Una dieta povera di fibre e solamente ricca di cibi grassi che impiegano molto tempo ad essere digeriti possono creare alito cattivo. Anche alimenti che provano muco come latte, latticini e carboidrati raffinati andrebbero evitati. La stessa cosa vale per lo zucchero, che compromette la flora batterica buona. Alleati contro la litosi sono gli alimenti ricchi di vitamina A, ad esempio carote, zucca, cavolo e spinaci, e quelli ricchi di vitamina C. Queste due vitamine infatti rafforzano lo stato di salute dei denti. La quarta causa è la stipsi. Chi ha difficoltà ad evacuare soffre di un'intossicazione sistemica interna. Non riuscendo ad eliminare le tossine per via intestinale, l'organismo può cercare di eliminarle dalla bocca sotto forma di alito cattivo. La quinta causa sono i disturbi dell'apparato digerente. Uno degli esempi può essere la gastrite cronica. Al sesto posto abbiamo le infezioni croniche della gola o del cavo orale. Fra le colpevoli ci sono sinusite e tonsillite, che causano secrezione di muco e gocciolamento retronasale. Anche la presenza di afte può generare alito cattivo. La settima causa sono le otturazioni dentali al mercurio. Per fortuna al giorno d'oggi sempre meno frequenti, quest'ultime possono provocare alito cattivo, soprattutto quando si deteriorano. È inoltre nota la loro pericolosità. All'ottavo posto vi è l'utilizzo di antibiotici. Un uso prolungato di antibiotici può creare danno alla flora batterica della bocca. Al loro posto proliferano i batteri cattivi che creano di conseguenza litosi. Al nono posto abbiamo il fumo. Ovviamente non poteva mancare in questo elenco. Intossicando l'organismo, il fumo concorre a creare alito cattivo. Terribili per la qualità dell'alito anche le accoppiate fumo caffè e fumo alcol. Al decimo ed ultimo posto abbiamo le malattie legate al fegato. Se ci si sveglia con l'alito cattivo e la bocca amara al mattino, può essere un segno anche di una disfunzione legata al fegato. Dopo aver visto le cause principali, cerchiamo di analizzare insieme alcuni metodi per risolvere o quantomeno tenere sotto controllo la situazione alito cattivo. Partiamo con il secondo elenco di giornata, con il punto numero 1, ovvero bere di più. Bere poca acqua non permette alla saliva di combattere i batteri cattivi. Essa contiene enzimi naturali che aiutano a stimolare la produzione di anticorpi che neutralizzano i batteri. Quest'ultimi vengono poi eliminati quando risciacquiamo la bocca con acqua o prodotti per l'igiene orale. Può essere utile anche bere del tè. I composti presenti sia nel tè verde che nel tè nero possono contribuire a fermare la diffusione dei batteri responsabili dell'alito cattivo. È ottima anche la tisana di ortica, dato che l'alito cattivo può derivare anche da un accumulo di metalli pesanti nel corpo.
L'ortica è un'erba potente che ha dimostrato di purificare il sangue ed eliminare le tossine dal corpo. Anche tarassaco, salvia, finocchio, erba medica, prezzemolo, aneto, basilico, origano e timo possono aiutare nella depurazione. Al punto numero 2 troviamo assumere più zinco. Un'altra causa comune di alitosi è la carenza di zinco, che aiuta a mantenere la bocca pulita ed esente da batteri. Alcuni colluttori contengono zinco come principio attivo, perché il minerale è un antimicrobico conosciuto e favorisce la neutralizzazione ed eliminazione di germi nocivi. Il problema è che questi prodotti commerciali non sono per nulla salutari. Sicuramente è meglio integrare lo zinco tramite la nostra alimentazione. Se non ami le ostriche o il fegato, alimenti ricchi di zinco, puoi provare ad assumere cereali integrali, crostacei e semi di zucca. Punto numero 3 di oggi, il colluttorio. Ho accennato al colluttorio contenente zinco. Esistono però altre alternative naturali che possono aiutarci. Secondo alcuni studi, i colluttori a base di oli essenziali, con particolare riferimento ad olio essenziale di tea tree o limone oppure menta piperita, risulterebbero maggiormente efficaci rispetto ai colluttori privi di tali ingredienti. Passiamo ora al punto numero 4, il decotto alla menta piperita. Come accennavo prima, la menta piperita può essere un nostro alleato. Tra i classici rimedi della nonna contro la litosi è presente la possibilità di preparare un decotto a base di menta piperita. Al punto numero 5 vi è assumere probiotici. Se l'apparato digerente è sovraccarico di tossine accumulate, oppure se abbiamo un accumulo di medicinali o di cattiva alimentazione, possiamo soffrire di alito cattivo. Per risolvere possiamo aiutare il nostro intestino integrando cibi che sono ricchi di probiotici, come kefir sia di latte che di acqua, poi c'è la squisita giardiniera oppure i krauti e il kombucha. Passiamo al punto numero 6, eliminare i batteri cattivi. Alcuni alimenti come carote, sedano e mele possono aiutarci a raschiare gli accumuli di placche che sono responsabili dell'alito cattivo. Inoltre ci permettono di creare più saliva, che abbiamo visto prima essere un aiuto contro i batteri. Altro elemento valido per eliminare i batteri è il tea tree oil, citato poco fa nel punto riguardante i colluttori. Si possono versare poche gocce sul proprio spazzolino insieme al dentifricio al momento di lavarsi i denti. Oppure lo si può impiegare per potenziare l'azione del proprio filo interdentale aggiungendone una goccia nel contenitore. Ci avviciniamo al termine, andiamo al punto numero 7, l'aloe vera. Un dentifricio a base di aloe vera aiuta a prevenire la litosi in maniera naturale. L'aloe è infatti nota per le sue proprietà decongestionanti e lenitive, che aiutano a proteggere il cavo orale dalle infiammazioni. Il succo di aloe vera è indicato anche per combattere gastriti e bruciori di stomaco, che possono essere responsabili dell'alito cattivo. Il terzultimo punto, il numero 8, è la clorofilla. La clorofilla è in grado di neutralizzare l'alito pesante. Agisce pulendo il sangue, inoltre rinfresca tutto il cavo orale. Va bene anche nel caso in cui la litosi sia causata da problemi intestinali, perché la clorofilla aiuta a far ritrovare l'equilibrio. Si può trovare sotto forma di integratore o all'interno di alcuni alimenti. Abbondanti fonti di clorofilla sono gli spinaci, le erbette, i broccoli e il cavolo riccio. Abbiamo anche la cicoria, le cime di rapa, la catalogna e l'alga spirulina. Siamo addirittura d'arrivo. Punto numero 9. Cardo mariano e piante amare. Il cardo mariano aiuta a risolvere due delle cause che abbiamo visto prima, ovvero disintossica il fegato ed è indicato per chi soffre di stipsi. Stimola sia il flusso della bile verso l'intestino, sia la sua secrezione da parte delle cellule epatiche. Le piante amare come la genziana e il carciofo hanno inoltre azione eupeptica, promuovono cioè la secrezione salivare e gastrica, facilitando la digestione. Tutte queste piante, assunte prima dei pasti, permettono di migliorare la funzione digestiva, migliorando in questo modo anche l'alito. Il 10° ed ultimo punto di oggi riguarda gli alimenti da limitare. Alimenti come caffè, alcol, zucchero, latte e dei cibi fritti o troppo speziati provocano un peggioramento del problema litosi. Il consumo potrebbe essere limitato per comprendere se il problema della litosi migliorerà oppure no. Tutto ciò può essere utile per risolvere la problematica alito cattivo. Ti ricordo però di non sottovalutare anche l'utilizzo di dentifrici di qualità, privi di sostanze tossiche al loro interno.
Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.